Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo insieme come realizzare questa borsa con una piccola chiusura clic-clac. All'interno di questo tutorial scopriremo insieme come realizzare un fondo rettangolare, il suo giro di perimetro, come eseguire il corpo borsa con questo punto particolare e molto raffinato e soprattutto come andare ad applicare e cucire correttamente una chiusura clic-clac da 19 cm. Potrete inoltre applicare tutte le nozioni che apprenderete all'interno di questo video anche ad altre chiusure clic-clac, andando semplicemente a modificare il numero di giri di lavorazione del vostro fondo. Ma passiamo subito a vedere insieme qualche piccola nota tecnica, la lista dei materiali e soprattutto ad eseguire insieme il nostro progetto. Ho scelto una chiusura in metallo color argento con un mini manico già incorporato. La chiusura misura 19 cm per 11 cm nella sua parte centrale e lungo tutto il bordo della chiusura sono già presenti dei fori che andremo ad utilizzare per cucirla direttamente alla nostra lavorazione ad uncinetto. Come filato andrò ad utilizzare una rocca da 350 grammi di fibra 3 di intrecci preziosi. Vi lascio il link al loro negozio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. È un filato in polipropilene ritorto ad altissima resistenza e soprattutto antimacchia. Uncinetto consigliato numero 3 oppure 3,5. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto 3,5. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e ovviamente alla vostra mano. Avremo poi bisogno di un ago con cruna in silicone abbastanza grande per il nostro filato, di un paio di forbici e di un ago e filo di nylon trasparente per andare a cucire il corpo della nostra borsa alla chiusura. Se non disponete di questa tipologia di filo, potete utilizzare tranquillamente qualsiasi tipologia di filato da cucito, purché questo sia molto resistente. Una piccola nota tecnica. Come potete vedere, il corpo della mia borsa rimane morbido. Questo perché, nonostante io abbia utilizzato un filato con un buon sostegno, non ho inserito nessun elemento di supporto alla struttura della mia lavorazione ad uncinetto. Non c'è né rete, né termoindurente, né salpa, né feltro. Questo perché la borsa a me piace così, ma se voi desiderate un effetto molto più rigido, potete andare ad aggiungere degli elementi di struttura, che potrebbero essere appunto la salpa, il feltro, la rete, il termoindurente, oppure andare ad utilizzare un filato che rimanga più rigido rispetto a quello che ho utilizzato io. Fatto il cappio al nostro filo, andiamo ad avviare 12 catenelle. Completate le 12 catenelle, aggiungiamo una catenella in più, per un totale di 13. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, la 12ª che abbiamo lavorato, entriamo con l'uncinetto nella catenella e vi lavoriamo un punto basso. E proseguiamo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che ci si presenta, fino ad arrivare al termine del giro. Entriamo quindi nella catenella successiva e lavoriamo un punto basso. Proseguiamo in questo modo e se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 12 punti bassi. Lavoriamo la 12ª e ultima maglia bassa
e abbiamo così completato il primo giro di lavorazione del nostro fondo. Realizziamo una catenella e voltiamo il lavoro. Il nostro fondo si compone di giri di andata e ritorno, lavorati tutti a punto basso. Dobbiamo lavorare una maglia bassa in ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine di ogni giro, dovremo avere sempre 12 punti bassi. Lavorata l'ultima maglia bassa, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ripetiamo questi passaggi, lavorando così il nostro fondo a maglia bassa in giri di andata e ritorno. Continuiamo quindi ripetendo questi passaggi fino ad ottenere un pannello rettangolare come questo. Ho lavorato ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme fino ad ottenere 22 giri totali di lavorazione. Il 22esimo giro che ho già terminato sarà l'inizio del giro di perimetro che andremo ora ad eseguire insieme lungo tutto il bordo del nostro pannello. Il pannello in questo momento misura 15 per 9,5 cm. Se desiderate andare ad applicare una rete di rinforzo a questo pannello per il vostro fondo, la rete deve essere incorporata all'interno della lavorazione del giro di perimetro. Diversamente potete andare ad utilizzare per rendere più rigido il fondo anche della salpa, del termoindurente oppure del feltro, che verranno poi direttamente attaccati al nostro lavoro una volta completato il giro di perimetro, poiché dovranno rimanere all'interno di questo giro per permetterci poi di continuare con la lavorazione della nostra borsa. Perciò, se utilizzate un indurente diverso rispetto alla rete, andate ad eseguire i passaggi per il giro di perimetro e poi nella parte interna, questa che vedete ora, andrete ad applicare il materiale che avete scelto come indurente. Proseguiamo quindi nella nostra lavorazione al termine del 22esimo giro. Nell'ultimo punto disponibile abbiamo eseguito una maglia bassa. Realizziamo una catenella, ma non voltiamo il lavoro. Andiamo a girare il nostro pannello in questo modo. Con l'uncinetto rientriamo nell'ultimo punto nel quale abbiamo lavorato una maglia bassa e vi lavoriamo un secondo punto basso. Nel nostro angolo avremo quindi lavorato maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Dobbiamo ora proseguire lavorando una maglia bassa per ciascuna riga di lavorazione che ci si presenta, fino ad arrivare all'angolo opposto. Procediamo quindi lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Eccoci davanti al nostro angolo. Nell'ultimo punto disponibile lavoriamo maglia bassa, una catenella e ruotiamo il pannello. Nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, ne andiamo a lavorare una seconda, così da ottenere il nostro angolo composto da maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Davanti a noi ora abbiamo le catenelle con le quali abbiamo avviato la lavorazione del fondo. I prossimi punti bassi non li andremo a lavorare all'interno di queste catenelle, ma scenderemo con il nostro uncinetto nella riga sottostante alla base della prima riga di punto basso che abbiamo lavorato all'inizio del nostro fondo. Non andiamo quindi a lavorare qui all'interno delle catenelle, ma scendiamo con l'uncinetto nel punto sottostante.
Prendiamo il filo e vi lavoriamo un punto basso. In questo modo. E facciamo lo stesso per tutti i punti di questo lato fino ad arrivare al prossimo angolo. Arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e ruotiamo come sempre il pannello. E nello stesso punto lavoriamo una seconda maglia bassa. Proseguiamo ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, esattamente come avevamo fatto per il primo lato, fino a ritrovarci qui, davanti all'ultimo angolo del nostro giro di perimetro, che andiamo a lavorare e a chiudere insieme. Davanti a noi abbiamo qui sulla sinistra la prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio del 22esimo giro. Nello stesso punto dobbiamo andare a lavorare un punto basso. Entriamo quindi alla base del punto e lavoriamo una maglia bassa. Sappiamo che in ciascuno dei nostri angoli dobbiamo andare ad eseguire questa sequenza di punti: maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto di base. Andremo ora a creare la nostra catenella poiché le due maglie basse le abbiamo già lavorate. Per fare questo andremo ora a tagliare il filo e utilizzando un ago realizzeremo una chiusura invisibile. Allunghiamo la nostra asola e sfiliamo l'uncinetto. Tagliamo il filo e poniamo il filo su un ago. Giriamo il pannello in modo da avere il lato corto rivolto verso l'alto, subito davanti a noi. Con l'ago dobbiamo entrare nella prima maglia bassa del 22esimo giro di lavorazione, quello con il quale abbiamo avviato il nostro giro di perimetro. Entriamo da dietro passando sotto ad entrambe le costine che compongono il punto e portiamo il filo con noi. Dopodiché dobbiamo tornare indietro all'ultimo punto basso che abbiamo lavorato. Giriamo leggermente il pannello, ma questa volta non entriamo sotto ad entrambe le costine che compongono il punto. Vi dobbiamo passare esattamente nel mezzo, in questo modo, portando così il filo sul retro del nostro pannello. In questo modo abbiamo realizzato la catenella che mancava per il nostro angolo e soprattutto abbiamo chiuso in modo invisibile il nostro giro di perimetro. Non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro. Abbiamo così completato la lavorazione del fondo. Se volete applicare del termoindurente, del feltro, della salpa, non dovete far altro che voltare il fondo sul lato che diventerà poi l'interno della vostra borsa e andare a prendere le misure il più possibile vicino al giro di perimetro che avete appena lavorato, facendo però attenzione a lasciare libera la parte superiore dei punti, perché è quella nella quale andremo ad agganciare ora il nuovo filo per proseguire con la lavorazione del corpo borsa. Cominciamo la lavorazione del corpo borsa partendo da una maglia qualsiasi di quelle presenti sul nostro pannello. Io parto sempre dal lato corto, ma è indifferente se decidete di partire dal lato lungo. Scegliamo una maglia qualsiasi, ma invece di entrare al di sotto di entrambe le costine che compongono il punto, andiamo ad entrare solamente nella costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto. In questo modo, senza realizzare un cappio, poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso il punto. In questo modo, dopodiché andiamo a bloccare il tutto, come se facessimo una catenella. Per tutto questo giro di lavorazione
dobbiamo lavorare una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta, maglie basse e catenelle comprese. Perciò entriamo in costa retro, sempre quella più lontana rispetto a noi, nel punto successivo, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Lavoriamo una maglia bassa sempre in costa retro per ciascun punto che ci si presenta per tutto il giro, comprese le catenelle nei nostri angoli. E continuiamo in questo modo fino a ritrovarci qui, al termine del nostro giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto disponibile, andiamo ad effettuare la chiusura di questo giro. Per prima cosa allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Abbiamo qui il primo punto, quello con il quale ci siamo agganciati con il nuovo filo al nostro pannello, e subito accanto la prima maglia bassa in costa retro completa che abbiamo lavorato. Entriamo quindi da dietro in questo punto. In questo modo prendiamo l'asolina del nostro filo e la poniamo sull'uncinetto. Dopodiché portiamo il filo sul retro del lavoro. In questo modo abbiamo creato la parte superiore del primo punto con il quale ci siamo agganciati al nostro fondo e abbiamo anche chiuso questo giro di maglia bassa in costa retro. Proseguiamo ora con l'esecuzione del punto che ho pensato per questo progetto. Non credo abbia un nome, è una combinazione che ho scoperto semplicemente giocando sul numero di punti che ho sulla mia base. Per eseguirla andremo ad utilizzare solamente due punti base del lavoro all'uncinetto, la maglia bassa e la maglia bassa presa in un modo un po' particolare, la maglia bassa estesa. Abbiamo quindi portato il nostro filo sul retro del lavoro. Andiamo a rientrare nello stesso punto nel quale passa la nostra asola, ovviamente spostandoci sul davanti. In questo modo prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Andiamo ora a rientrare nuovamente nello stesso punto come se volessimo eseguire un altro punto basso. Quindi entriamo, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso e abbiamo due asole sul nostro uncinetto. Prendiamo il filo e andiamo a chiudere solamente la prima asola che ci si presenta. Abbiamo così sempre due asole sul nostro uncinetto che andiamo a chiudere insieme. Abbiamo così lavorato una maglia bassa estesa. Avendo lavorato due punti all'interno della stessa maglia di base, abbiamo generato un aumento. Per evitare che la nostra borsa si allarghi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo saltare il punto successivo e nel seguente ripetere la stessa sequenza di punti. Quindi salto un punto, vado nel successivo e vi lavoro una maglia bassa e una maglia bassa estesa sempre nello stesso punto di base. Rientro nella stessa maglia, prendo il filo, carico il filo e chiudo solamente la prima asola, ricarico il filo e le chiudo entrambe. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Saltiamo il punto successivo, nel seguente maglia bassa e nello stesso punto maglia bassa estesa, chiudendo prima la prima asola e poi tutte e due. Non dobbiamo quindi far altro che ripetere questi passaggi fino a ritrovarci qui, al termine del nostro giro. Ricordate sempre, dopo aver lavorato la maglia bassa estesa, di saltare il punto successivo così da non generare un aumento. Quando arriviamo al termine del giro abbiamo davanti a noi questa situazione.
abbiamo il punto dove la nostra asola è stata portata sul retro del lavoro e la prima maglia bassa normale più maglia bassa estesa che abbiamo lavorato. Lavoreremo questo punto a spirale, quindi senza apertura e chiusura a giro, e ci aiuteremo con un marcapunti ad individuare il primo punto che andiamo a lavorare di ciascun giro. In questo caso saltiamo la maglia, questa qui composta dall'asola che avevamo portato sul retro, e sulla prima maglia bassa che ci si presenta andiamo a ripetere la nostra sequenza di punti. Quindi entriamo nella maglia bassa normale, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Su questa maglia bassa andiamo a posizionare il marcapunti, così da ricordare dove inizia e termina il nostro giro di lavorazione. Nello stesso punto andiamo a lavorare la maglia bassa estesa. E non dobbiamo fare altro che ripetere gli stessi passaggi che abbiamo eseguito nel giro precedente. Saltiamo un punto sulla base, andiamo nel successivo e lavoriamo maglia bassa e maglia bassa estesa nello stesso punto di base. Per tutto questo giro e tutti i giri successivi non dobbiamo fare altro che ripetere questi passaggi. Maglia bassa e maglia bassa estesa nello stesso punto, saltiamo il successivo così da non creare un aumento e proseguiamo lavorando a spirale lungo tutto il corpo del nostro progetto. Il marcatore è solamente un'indicazione per ricordarci dove comincia e dove termina ciascun giro di lavorazione. Proseguiamo quindi ripetendo questi passaggi che abbiamo visto insieme fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho ripetuto esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme, lavorando a spirale, fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 20 cm e mezzo. Ovviamente l'altezza della vostra borsa è a piacere, potete farla più alta oppure più piccola, dipende anche dalla tipologia di chiusura che andate ad utilizzare, poiché potete tranquillamente utilizzare i passaggi che avete visto in questo video anche per chiusure leggermente più grandi. Vi basterà semplicemente aumentare il numero di giri nella lavorazione del fondo. A questo punto non mi resta che concludere la lavorazione del corpo e passare poi alla fase di cucitura. Vediamo tutto questo insieme passo passo. Arrivata al termine del giro, devo come sempre saltare un punto e poi dovrei proseguire sulla maglia segnata col marcatore. Per concludere la lavorazione del corpo borsa, vado a togliere il marcapunti, salto una maglia e nella maglia che era segnata col marcatore vado semplicemente ad eseguire un punto bassissimo, così da abbassare la mia lavorazione. Per sicurezza eseguo una maglia bassissima anche nel punto successivo. Dopodiché non mi resta che allungare l'asola, tagliare il filo, sfilare la mia asola e andare poi a bloccare il filo all'interno del mio corpo borsa. Mi viene chiesto molto spesso se la fodera in una borsa con chiusura clic-clac vada realizzata prima o dopo l'applicazione della chiusura. Io dico sempre che va a gusto e a comodità personale, perché ci sono persone che si trovano meglio a realizzare la fodera prima, chi dopo l'applicazione della chiusura. Io personalmente preferisco foderare le mie borse dopo aver applicato la chiusura. Ma la nostra chiusura come si applica? Dobbiamo prendere dei punti di riferimento direttamente sul nostro corpo borsa e poi andare ad inserirlo all'interno della chiusura per passare poi alla cucitura delle due parti. Quali sono questi punti di riferimento? La nostra chiusura non ha una forma perfettamente rettangolare come il corpo della borsa che abbiamo realizzato, ma possiamo sfruttare i laterali del corpo borsa e della nostra chiusura per trovare due punti di riferimento fondamentali.
anzi possiamo trovarne ben 4. I primi 2 punti di riferimento sono dati dai pomellini presenti qui sui laterali della chiusura, che dovranno corrispondere esattamente al centro dei 2 lati corti del nostro corpo borsa. Prendiamo quindi il lato corto del nostro fondo e, partendo esattamente dal centro, tracciamo una linea immaginaria in verticale. Il pomellino presente qui sulla chiusura dovrà corrispondere esattamente al centro del nostro lato corto, e stessa cosa dovrà accadere per l'altro lato corto del corpo borsa. Un altro punto di riferimento, che ovviamente vale per 2, è il centro della nostra chiusura clic-clac. Il centro della chiusura dovrà corrispondere esattamente al centro del lato lungo del nostro corpo borsa. Questo ovviamente vale sia per la parte frontale che per la parte posteriore. In questo modo abbiamo individuato 2 punti di riferimento centrali e 2 punti di riferimento laterali. Per fissare questi punti di riferimento sul corpo potete utilizzare degli spilli oppure del filo a contrasto all'interno della lavorazione, che andrete poi a togliere in fase di cucitura. Una volta aperta la chiusura, non dobbiamo quindi far altro che far passare il nostro filato in questo modo all'interno della stessa, in questo spazio, e, utilizzando i punti di riferimento, andare a distribuire tutta la nostra lavorazione in filato all'interno della chiusura stessa. Per aiutarmi in questa fase io vado ad utilizzare delle mollette per tessuti che tengano ferma contemporaneamente la mia lavorazione ad uncinetto alla chiusura clic-clac. Potete trovare queste pinzette per tessuti all'interno dei miei consigli per gli acquisti Amazon. Trovate il tutto nel box informazioni subito sotto il video. In questo momento la mia lavorazione ad uncinetto è appoggiata alla mia chiusura, ma per poter cucire il tutto devo fare un ulteriore passaggio. Verificato di aver distribuito correttamente la lavorazione ad uncinetto sulla chiusura, utilizzando i 4 punti di riferimento di cui vi parlavo poco fa, devo andare ad inserire la lavorazione ad uncinetto all'interno dello spazio della scanalatura della mia chiusura. Per fare questo posso aiutarmi con delle forbici, con un uncinetto, con un ago, con qualsiasi cosa che mi aiuti a spingere la lavorazione all'interno della chiusura stessa. Vediamolo insieme. Questa è la scanalatura, lo spazio della mia chiusura all'interno del quale deve entrare la mia lavorazione ad uncinetto. La vado ad appoggiare con le dita e, in questo caso utilizzando un ago, vado direttamente a spingere il filato all'interno dello spazio della chiusura e devo ripetere questa operazione per tutto il perimetro della mia chiusura. Vado poi per sicurezza a riapplicare la pinza per tessuto, così potrò cucire in totale tranquillità le 2 parti insieme. Per la cucitura vado a porre del filo di nylon su un ago da cucito e faccio un nodino e vado a bloccare il nodino iniziale direttamente sul corpo borsa. Dopodiché con l'ago devo passare all'interno della lavorazione ad uncinetto e all'interno del primo foro presente proprio qui sulla mia chiusura. Passo quindi all'interno della lavorazione ad uncinetto e all'interno del foro presente qui all'esterno della mia chiusura. Dopodiché mi sposto nel foro successivo e passo con l'ago all'interno della chiusura e anche all'interno della mia lavorazione ad uncinetto. Portato il filo all'interno, dovrò procedere in questo modo per tutti i fori presenti sulla mia chiusura. Di fatto con l'ago passiamo dall'interno all'esterno della borsa, spostandoci sempre di un foro, e dobbiamo ripetere questo passaggio per tutti i fori presenti lungo il perimetro della nostra chiusura. Dopodiché andiamo a bloccare il filo. Completata la cucitura lungo tutto il perimetro della nostra chiusura, non ci resta che andare a chiudere
la nostra borsa. Siamo arrivati così al termine del nostro progetto borsa. Abbiamo visto insieme come lavorare un fondo rettangolare, come realizzarne il perimetro e come eseguire questa lavorazione molto particolare e raffinata, e abbiamo poi concluso il nostro percorso vedendo come applicare e cucire correttamente una chiusura clic-clac. Spero che abbiate trovato questo tutorial interessante e soprattutto di ispirazione. Se è così, perché non me lo fate sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video? E soprattutto, se cercate altri video tutorial borsa con e senza chiusura clic-clac, potete trovarli proprio qui direttamente sul mio canale. Vi invito quindi, se vi fa piacere, ad iscrivervi, poiché l'iscrizione è completamente gratuita e sono certa troverete altri contenuti molto interessanti. Perciò con la mia nuova borsa con chiusura clic clac io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!